Inizia la fase 2 del mio percorso di guarigione. Mia figlia saluta sempre. Sono al giorno 13 dell'ultimo ciclo di chemioterapia, del sesto, e da oggi iniziamo a pensare concretamente all'operazione, prima quella al fegato e poi quella al colon. Partiamo dal fegato, stiamo andando a fare la risonanza. Il pomeriggio vedrò il primario che mi opera. Mercoledì farò una PET, poi vedrò il mio oncologo. La PET non è una cosa grave, no? La PET è un esame, amore. Andrò a fare fisioterapia e tutte le cose un po' preparatorie per la chirurgia che avverrà verosimilmente fra 2 settimane, magari questo pomeriggio avrò già la data. Ciao! Ma chi è che... È il pubblico sì, del papi. Quello che sembrava essere un momento quasi raggiungibile, adesso ci siamo, dopo 3 mesi di chemio. Siamo arrivati al momento in cui si pensa all'operazione e lo stress da chemio se ne sta un po' andando, anche se la stanchezza c'è ancora, e inizia lo stress da operazione. Sarà una bella operazioncina con una bella cicatrice che mi porterò dietro per sempre. C'è un cane. C'è un cane anche, sì. Ciao cagnolino. Come si chiama, Emma? Tienici dove guidare. Rosellina. Rosellina. Sono a fare la PET, mi hanno appena iniziato a fare l'infusione dello zucchero radioattivo che servirà poi per monitorare l'attività metabolica del tumore. Adesso più o meno avremo un'oretta fra infusione e poi aspettare che il farmaco faccia effetto e poter fare la scansione. Siamo una settimana esatta dall'intervento. Sto andando adesso all'ospedale per la visita di pre-ricovero, dove mi faranno gli esami del sangue, prenderò contatto con l'anestesista e mi faranno vari test. Esami del sangue a posto, ho fatto l'elettrocardiogramma, parlato con l'anestesista e anche confidato un po' le mie paure. Mi faranno una epidurale e seguita poi da un'anestesia totale. L'epidurale servirà per somministrarmi dei farmaci antidolorifici anche dopo l'intervento. Happy birthday to you. Ollie. Happy birthday to you. Happy birthday to Nico. Happy birthday. Sono io! È il giorno prima dell'operazione al fegato e sono qui all'ospedale per l'ultima seduta di fisioterapia in preparazione alla chirurgia, qualche test fisico per verificare la mia forma e qualche esercizio per la respirazione. Per ora tutto bene, sono un po' nervoso chiaramente, però manca solo un giorno. Siamo partiti, si va all'ospedale civico di Lugano per farsi rimuovere le metastasi al fegato e per far uscire una buona parte delle formichine. Ci aggiorniamo dopo, alla fine dell'operazione. Il giorno dopo l'operazione siamo ancora intensi, ho passato la notte qui, l'operazione è andata molto molto bene, c'è solo stato un piccolo inghippo a livello di epidurale che dovranno riposizionare fra un po' e quindi ho avuto tanto dolore per alcune ore. È importante respirare, è importante riposare e riprendersi bene da queste fatiche. L'operazione è andata un po' per le lunghe, sono entrato in sala verso le 7:30 e sono uscito alle 18. Tutto è andato bene, mi sono svegliato stamattina però con forti dolori perché probabilmente l'ago della peridurale si è spostato e quindi non ho gli antidolorifici e forse dovranno riposizionarmi l'epidurale. Adesso sto soffrendo, ho forti dolori e la cicatrice ancora non l'ho guardata, non ho avuto il coraggio. Uno dei primi passi dopo l'intervento è la bibita, un drink. Delizioso. Intanto sempre abbastanza rimbambito dai medicamenti. L'epidurale non me l'hanno rifatta, ma mi hanno riposizionato l'ago solo sfilandolo un po' e non è che stia funzionando un granché. Nel momento in cui mi muovo o cerco di tossire mi fa male e
tossire è molto importante, devo farcela perché altrimenti se si accumula catarro nei polmoni c'è il rischio di una bronchite, di una polmonite e sarebbe una cosa abbastanza grave, quindi devo assolutamente iniziare a tossire entro stasera. Proprio rosa. Stica, buon app. Grazie. Buona cena. Non so cosa dire, sono un po' esausto, male alla pancia, alla ferita, cerco di mangiare qualcosa, sono sotto oppiacei da stamattina praticamente, quindi non faccio fatica a tenere gli occhi aperti. Speriamo domani vada meglio. È la mattina del giorno 4, i dolori continuano molto forti. Sono comunque migliorati rispetto al giorno 2, rispetto a ieri sono stabili, dei forti crampi, dei forti dolori alla ferita, soprattutto quando mi muovo anche di 1 millimetro, non riesco a mettermi in piedi, non riesco a muovermi da solo, mi sono alzato 2 volte finora, con l'aiuto degli infermieri ho fatto proprio 10 passi di numero, ma è importante che io li faccia per mettere un po' l'espansione della cassa toracica. Il corso post-operatorio è stato un po' più difficile del previsto, con dolori molto più forti di quello che mi aspettassi, però così si accetta e si va avanti. Dietro vedete i disegni che le mie bimbe mi hanno fatto per riportare un po' di casa anche qui in ospedale. Il giorno 5 facciamo qualche passo, siamo in piedi, forti dolori, ma non abbastanza per tenermi a letto, quindi è fondamentale riposarsi, mettersi in attività, far funzionare l'intestino, far funzionare i polmoni e mettersi presto in carreggiata. Come va il papi? Lentissimo, come una lumaca. È il 6° giorno dopo l'operazione. Stamattina mi hanno tolto completamente l'epidurale, sia l'infusione di base che il bolus che avevo come opzione nel caso di dolori. Quindi da stamattina sono solo su terapia orale. Adesso mi hanno appena tolto quello che era il catetere venoso centrale, che era infilato qua. Adesso ho un bel sacchetto di sabbia che mi comprime la ferita in modo tale che si stoppi qualsiasi possibile sanguinamento. Comunque tutto bene. Le uniche cose che mi rimangono a questo punto sono la via venosa qua sulla mano, che rimarrà probabilmente fino alla fine, il drenaggio che porta fuori i liquidi che si formano in conseguenza dell'operazione. Per quel che riguarda la degenza, qua come sentite siamo in camera comune, si fa festa dalle altre parti, gente che arriva, va, quando non si sta tanto bene è un po' una noia, ma se paghi la camera comune, in camera comune ti mettono. Questo è l'update di oggi, spero si sia sentito qualcosa, se no, se non avete sentito me, almeno avrete sentito l'update dei miei vicini. È ora di uscire dal letto. Oggi mi hanno tolto il drenaggio, è stato un po' doloroso, mi sento bene, i dolori pian piano stanno andando via e le dimissioni saranno a breve, magari domani o dopodomani. Quindi niente, sono contento che fra poco si torna a casa. Oggi si esagera, ma io in gran segreto il mio cassetto delle meraviglie. Nel quale ogni tanto attendi nei momenti di difficoltà. Non ditelo a nessuno.
Vi presento Enrico 2.0 con 3 metastasi del fegato in meno, un topolino che vi abbraccia e vi ringrazia per il vostro supporto e una stupenda cicatrice in più, grande e lunga, in modo da farsi notare in spiaggia. Lancerò una moda per la prossima estate 2020. Si è deciso di mettermi. Marlene sta sbaraccando tutti i disegni fatti dalle mie stupende bambine, i messaggi e le cartoline arrivati dagli amici, e conserverò tutto sommato un bel ricordo, se non altro per il supporto che ho ricevuto e per l'affetto dimostrato da tante persone. Si parte. Yeah! Fatta l'operazione più grossa, è stata dura, più del previsto, ma ce l'abbiamo fatta. Come sempre tutti gli ostacoli sono sormontabili, con un po' di pazienza, forse forza di volontà e supporto di chi ti sta vicino. C'è Jessica Fletcher, questo indica il ritorno alla normalità. Non so, forse era meglio stare all'ospedale. La cosa che mi stressa di più di uscire dall'ospedale è che in ospedale si è sempre in un ambiente ovattato, quasi un po' fuori dal tempo e fuori dal mondo. Poi quando uno esce trova il traffico, vede le persone, sente i rumori, si ritorna a casa e si rende conto che la vita nel frattempo è andata avanti, pronti o non pronti, a casa si torna. Oppala, sono un po' instabile ancora. E vai! Si può. Ciao ospedale civico. Beh, Marlene mi suggerisce di fare una bella metafora sul semaforo, che alle volte è rosso e poi diventa verde, e niente, direi che questa è la metafora. Il semaforo alle volte è rosso e prima o poi diventa verde. Questa qua me l'aspetto come citazione vicino a quelle di Oscar Wilde nei prossimi 800 meme. Ripartiamo con il primo rock and roll 2.0. Rock and roll.